Ciao amici e amiche del segno dello Scorpione, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 27 aprile al 3 maggio. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso procediamo andando a vedere innanzitutto come saranno le energie principali, poi i segni zodiacali, l'amore e le relazioni più importanti e poi il lavoro e le finanze. Troviamo la carta degli uccelli, porta un po' di fermento, soprattutto all'inizio della settimana, dove le cose si possono muovere abbastanza in fretta, possono arrivare delle comunicazioni sia positive sia negative, perché spesso è associata ai problemini di comunicazione, ai pettegolezzi, a un po' di agitazione in questo senso, quindi notizie che possono far innervosire, però in realtà ci possono essere anche delle notizie positive, delle cose di divertimento. Il fatto che ci sia poi la carta della bara non deve spaventare, spesso può voler dire che c'è in atto, in corso una trasformazione, quindi magari da un qualcosa che è diventato pesante, stressante, allora finalmente si avvicina la chiusura di un ciclo di esperienze o semplicemente noi stiamo cercando di metterci in moto con determinazione e impegno per far sì che alcune cose siano concluse. Magari semplicemente alcuni di voi vogliono sistemare delle questioni prima di un nuovo inizio o di un'altra fase importante della vostra vita, magari chi semplicemente vuole chiudere la settimana perché vuole riposarsi nel weekend. Ci può essere la possibilità di spostamenti. In senso generico al momento qui è difficile visto che salta fuori una forte energia di dubbio, di incertezza, magari a volte potrebbe essere semplicemente un po' di confusione e quindi di instabilità sia emotiva o di varie incombenze che però poi possono essere superate, quindi essere proprio una fase passeggera. Oppure abbiamo proprio bisogno di fermarci un attimino per fare il punto, per riflettere attentamente su alcune cose dove abbiamo dei dubbi, dove vogliamo vederci chiaro e quindi soffiare via queste nuvolette. I segni zodiacali da attenzionare per voi sono particolarmente quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. Abbiamo anche un po' quelli di Aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, coppia single, per chi non è interessato magari può anche dare lo stesso un ascolto per le relazioni più importanti di amicizia e di famiglia. Allora, come prima carta troviamo la viola. La viola porta ricordi, porta pensieri, cose che si evolvono dal passato. Detto sin dall'inizio che magari qualche situazione complessa da gestire può saltar fuori a causa di alcune persone. Può essere un parente, può essere una persona amica, tra virgolette, può essere qualcuno che vi è intorno, magari delle preoccupazioni da risolvere o soprattutto di fare attenzione alla comunicazione perché è lì che possono esserci dei fraintendimenti oppure il non spiegarsi bene magari non vi può permettere di organizzare
fare le cose, di fare le cose in un determinato modo. Quindi siccome vedendo un po' queste carte e vedendo ahimè anche la carta della ninfea, vuol dire che, c'è qualcosa che merita un po' di, più attenzione, perché forse, c'è desiderio, di, chiudere alcune cose. Io direi soprattutto quelle che danno fastidio, soprattutto quelle che riguardano, un atteggiamento scossante, freddo, distante o chi non vuole avere a che fare con certe cose al momento o non le vuole affrontare e tende un po', a rimandare. Probabilmente è per voi che, urge a livello interiore o anche proprio di situazioni pratiche il desiderio, la volontà di, trasformare alcune cose, di porre fine, oppure affrontarle in modo deciso, in modo chiaro. Quindi questo è un momento di fare chiarezza, perché la confusione, può essere eccessiva, magari fare chiarezza, con voi stessi, se dipende da voi la confusione, oppure in qualche modo cercare di invogliare la persona, cara, amata, eccetera, a, gestire le cose in un modo diversamente. Potreste avere a che fare, per i single magari lo dico in genere, con persone che tendono a rimanere un po' troppo ferme nelle loro posizioni. Spero che non sia narcisista perché qui la cosa si fa un po' più complessa. Lo dico perché essendoci questa carta non necessariamente vuol dire avere a che fare con un narcisista, anzi spesso questa proprio la carta, il significato indica, indecisione, indica incertezza o essere volubili, oppure, cercare di fare delle moine, delle smancerie, per, evitare discorsi, per cercare insomma di sviare da un'altra parte. E questo vale anche per i single, magari ci sono delle cose che, non funzionano nella vostra vita sentimentale, magari avete a che fare con una persona che sta cercando di conquistarvi o di attirare la vostra attenzione o di ritornare nelle vostre grazie e allora ecco che, c'è una fase un po' particolare della vostra vita. Effettivamente una fase di passaggio e di trasformazione. Adesso vediamo cosa, vi aspetta o comunque quali sono le energie principali proprio nell'ambito pratico. Qui abbiamo la carta, della disgrazia che non deve spaventare. Effettivamente purtroppo fa parte del mazzo, dico che non deve spaventare perché prima di tutto ci consiglia di tenere alta la guardia. Spesso possono saltare fuori discussioni, incidenti di percorso, nel senso che magari, un contrattempo, abbiamo pianificato le cose in un certo modo, un ritardo, un blocco, o, zizzanie, impedimenti vari causati da qualcuno, da situazioni esterne. Quindi di sicuro, essendoci queste energie, vuol dire che qualcosa si sta avvicinando verso la conclusione, oppure anche magari la possibilità di migliorare. Abbiamo un clima molto più tranquillo e distensivo con questa carta e anche con la gran consolazione, quindi abbiamo decisamente la fase di miglioramento. Se magari questa riguarda eccessive spese o stress, allora finalmente si ha la possibilità di migliorare, oppure magari se c'è incertezza, confusione, su cose, che state facendo e avete difficoltà a procedere, andare avanti, finalmente ci sarà un po' più di serenità, di tranquillità, forse anche un aiuto, un sostegno, perché c'è la carta proprio della gran consolazione che indica, innanzitutto il superamento di ostacoli e di difficoltà, ma anche notizie, comunicazioni, scambi
quindi possibilità di ricevere informazioni e, alcune indicano anche possibili spostamenti o viaggi, seppur piccoli, un qualcosa di più, distensivo, anche diciamo, di felice per voi. Per chi è in cerca, io direi che, c'è proprio una trasformazione profonda, magari già avete pensato e vi state mettendo in moto verso, nuove possibilità, una nuova ricerca. Se l'avete già iniziato state facendo bene perché presto vedrete i risultati, se invece ci state ancora pensando, questo è il momento giusto per muoversi e fare questo cambiamento. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!